Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti altri episodi. Ciao! Benvenuti a tutti su Tales from the Loop. Tales from the Loop è un gioco narrativo nella quale vivremo i panni di ragazzi tra i 13 e i 15 anni che affronteranno dei misteri negli anni 80 ma che non sono mai esistiti. Ma che cosa si intende per mai esistiti? Dalla mano e dalla fantasia di Simon Stalenhag, chiedo scusa se la pronuncia è sbagliata, esce fuori questo mondo dalla quale la serie televisiva di Amazon Prime, appunto Tales from the Loop, e il gioco di ruolo in questione hanno proprio preso ispirazione. Le regole sono semplici perché comunque parliamo dell'Year Zero System. Quando si dovrà fare una prova, si farà una somma tra attributo e abilità. Questo numero ci dirà quanti dadi e 6 facce bisognerà lanciare, e ogni 6 che ne uscirà fuori sarà un successo. Spesso e volentieri verrà richiesto solo un successo per superare le prove, ma quando il narratore lo richiederà, potrebbero anche servire più successi. Attraverso i propri punti fortuna o forzare il tiro, sarà possibile ritirare i dadi, ma se decideremo di forzare il tiro, allora potremmo subire delle condizioni. Quindi bisognerà fare attenzione e bisognerà scegliere quando sarà il momento adatto per ritirare i propri dadi. Infine, l'ultima meccanica del gioco, ma non per importanza, sarà il vanto. Utilizzare il vanto durante il lancio dei dadi ci permetterà di avere un successo automatico. Ora che vi ho dato un'infarinatura di quello che è il mondo di Tales from the Loop, non ci rimane altro che andare in sessione, ma ci tengo prima a ringraziare Weird Edizioni per averci regalato non il PDF ma la copia fisica per giocare l'avventura che state per guardare. Quindi non mi rimane altro che augurarvi una buona sessione. L'America che andremo a esplorare non è la stessa America degli anni 80 che c'è stata nel passato. È un'America un po' diversa, soprattutto anche da come la ricordiamo oggi. Ci sono strane aeronavi che sfrecciano nel cielo. Nessuno si chiede del perché queste cose siano lì, perché ormai è norma. Gli anni 80 sono un'era molto particolare, in cui un ex attore diventa presidente. Parliamo di Ronald Reagan, che vuole portare un nuovo mattino in America. Però c'è un conflitto tra le varie potenze mondiali. L'America è quello che è l'URSS. Crea anche una paura interna alle persone adulte che leggono i giornali, e ogni giorno c'è una novità diversa. Ogni giorno sembra sempre più vicino all'olocausto, ma questi rimangono sempre problemi delle persone adulte. Noi andremo a raccontare le vite di 3 giovani ragazzi e ragazze che vivono in una delle città più semplici dell'America, ma che in questa ambientazione possiede qualcosa di particolare. Il DART, una sottosezione del DARPA, ha creato quello che è un acceleratore di particelle utilizzando la tecnologia della Svezia. Questo acceleratore di particelle ha creato quello che oggi viene definito il benessere di quell'epoca. Robot, astronavi, oggetti che in quell'epoca non dovrebbero esistere, sono lì. Ma torniamo alla vita semplice di questi 3 ragazzi che passano la fine della loro estate in quello che è Boulder Beach, un luogo non troppo lontano dalla città e che sicuramente dà sollievo a quelle che sono le temperature di un deserto che sicuramente non è dalla loro parte. Silvia è una ragazzina di 14 anni. In questo momento indossa un costume da nuoto che la copra il più possibile e ha una felpina molto leggera che le copra le spalle, piuttosto muscolosa, molto alta, con dei capelli neri tagliati molto corti a caschetto, ha il viso molto affilato, nascosta dietro un masso in modo tale da stare all'ombra, stare da sola, nel suo momento di rilassatezza, per potersi fumare in santa pace una sigaretta che ha portato qua di straforo, cosa che ha iniziato a fare già da un paio d'anni ormai, su questa spiaggia all'interno del lago Mead, dove sente da lontano i responsabili del campo estivo che chiamano gli altri ragazzi, sente gli altri ragazzi che giocano e urlano, e lei invece è tranquilla per i fatti suoi, smoccola un po' di cenere a terra, la copre con la sabbia, guarda con una certa simpatia e anche un po' di invidia un gamberetto d'acqua dolce che passa
Mamma mia, come devi vivere molto più facilmente tu. Seduta a terra con uno zaino che le poggia accanto, stretta anche lei in una felpa e sotto ha un costume perché le gambe sono nude, la pelle è troppo chiara. Quest'estate lei non l'ha visto veramente il sole pur stando in Nevada, è ovvio. Si copre con una certa premura non perché faccia caldo. Il naso è arrossato, le guance pure sono baciate dal sole e cosparse da tante piccole lentiggini su questa pelle chiara che vanno ad accostarsi a questo caschetto voluminoso e castano chiaro, anche come i suoi occhi. Nel momento in cui si gira per cercare i suoi amici, perché lei era sicura di essere venuta con i suoi amici, però ha iniziato a dileguarsi e sono rimasta qui. Prende la Polaroid dall'interno della borsa, si guarda intorno per vedere se c'è qualche scena che magari possa essere di conforto per un giorno riguardando le foto. E poi da un angolo vede spuntare una Sylvie, solo la testa, quasi un profilo. Nel momento in cui ha le mani abbassate, in cui si vede soltanto questa figura contro uno scoglio con uno scroscio di acqua che le passa accanto, scatto e la macchina mettendo un piccolo fa fuori una foto contro luce di questa sagoma che ha un non so che di poetico. Mi giro lentamente verso di lei. So che la cosa ti sconvolge abbastanza. Lo sai vero che se mi beccano e se sanno che fumo mi fanno un culo così? Le guance di Vinny avvampano, gli occhi, la cerbiatta diventano ancora più grandi e l'unica cosa che fa è uno squittio. Un po' perché la fa ridere. Non ha più l'età per ridere queste cose, però queste parole non si dicono. Poi guarda attentamente la fotografia che inizia a prendere forma su quella cartolina lucida. È sollevata, se la porge. Non si vede niente, non si capisce neanche che sei tu, però ha un non so che di bello, di filosofico, non lo so. Effettivamente non si vede nulla, è solo una sagoma. Questo è per ricordarmi della giornata. Prendo la sigaretta che si sta spegnendo e dove la Polaroid ha la barra bianca sotto faccio proprio il buco con il calore della sigaretta. Così questa me la appendo a casa. Ma, Corridan? No, non andare via, ti prego. Voltate lo sguardo verso questo ragazzino. Occhi di ghiaccio, così chiari, ma allo stesso tempo storti. Non sapete dove stia guardando. Un occhio guarda a destra, l'altro guarda a sinistra. Pelle pallida. Siamo in Nevada, c'è qualcosa che non quadra. Capelli neri spettinati e queste orecchie grandi. Con questo secchiello, la sua maglietta di Spider-Man, dei jeans strappati, corti. Sta cercando di prendere quello che sembra una rana che sta scappando via da lui. No, ti prego, torna qua. Winnie, vai a vedere se si è messo la crema solare. Sì. Per favore. Rimetto la sigaretta nel pacchetto, rinascondo il pacchetto all'interno della felpina. Ricaccio di nuovo la Polaroid dentro lo zaino, mi chiudo a portafogli dentro la felpa e vado a vedere Corin. Ciao. Winnie, mi giro con una rana in mano. Bella. Lo sai che i rospi macchiati di rosso sono veramente tanti qua? No, lo ignoravo. Sapete che all'ultimo anno spiegano che gli animali con i colori quelli molto forti Non vanno leccati, vuol dire anche che sono velenosi. Cori, mettilo giù. Perché? Tanto non te lo Dove- puoi riportare a casa. Ah, Cori? Magari Cori. ha una Vabbè. casa sua, vorrebbe anche tornarci, penso anche lui, come un po' noi. va bene, allora Grazie. anche loro. E vedete 30 rane dal secchiello che escono. Un attimo, muovo per un passo indietro. Mentre Cory fai questa cosa, una situazione particolare che si sviluppa intorno a voi. All'inizio è una risata. In realtà, quello che è il verso di un gabbiano, che è lì sopra uno dei rami delle palme. Cosa ci fa un gabbiano qua? Penso sia stato attirato dal fatto che gli hai servito il pranzo praticamente. Sono luride bestiacce, mi portano un sacco di malattie. Ciao, ciao gabbiano. Ma Beh, dovrebbero essere ma nel lascia. mare. No, Non stanno qua. dove c'è l'immondizia quei cosi. Portano un sacco di malattie, Sì, fanno la cacca esatto. dappertutto. Però devo dire mi piacciono, hanno quel taglio d'occhi che guarda tutti male e non mi dispiacciono affatto. Alcune volte penso- mangiano i gatti. L'ho visti. Cosa? E a un Cosa? certo punto il gabbiano
si allontana. Io non voglio sentirmi, pazzo. Tiro fuori di nuovo il pacchetto della sigaretta, apro, prendo la sigaretta, accendo la sigaretta e mi giro verso il lago. Quindi non sono l'unico che l'ha sentito. Rimango girata verso il lago. Penso che il fatto che Sylvie non risponda potrebbe essere una risposta. Non ha solo riso, vero? Ha detto che non mangia i gatti. Silvi, smettila, non avrai più polmoni, penso, dentro stasera se continui così. Mi rigiro verso di loro. Mi avvicino, ho un atteggiamento molto da sorella grande, ho un anno più di loro, anche 20 centimetri più di loro. Torreggio su di te con l'espressione più seria del mondo. Non ha parlato, vero? No. Winnie, tu sei la ragione in tutto questo. Io cerco con lo sguardo, Corid, ogni tanto vedi che lo sguardo balza oltre la tua spalla, poi ritorna su di te. Era la ronca. Sì. C'è Cory e ci sei tu. Se lui mi dice che ha parlato, io non ci credo. Se me lo dici tu è un problema. Ha parlato? Sì, mi sa che abbiamo un problema. Cioè, io l'ho sentito parlare. L'hai chiamata anche la rana leopardo. Coridan, per favore, le puoi poggiare? Mettila giù. Carine. Lo so, però le cose carine non si toccano. Mettilo giù. Ad un tratto, Grazie. un grido verso il piccolo molo nella quale è stato portato il gruppo principale. Sentite come se della roba venisse lanciata, i rumori molto sgraziati, molto acuti, appunto di un gabbiano. Show! Vai via! Via! Vattene! Andiamo a vedere, state dietro di me. Ok, mi raccolgo di nuovo lo zaino. Mi fermo. Cory, metti giù la rana. Ok. Io sapevo che aveva una rana in mano. Quando andate tutti, le persone che cominciano a lanciare latine, ciabatte di plastica, ovviamente la mole di un gabbiano gli permette di essere abbastanza resistente. Stanno facendo del male al gabbiano. Sì, stanno facendo del sta male al piangendo. gabbiano e onestamente non sono neanche capaci di scacciare un gabbiano. Ma a che cosa serve avere 18 anni se non sai neanche scacciare un gabbiano? Avrei una risposta, ma non so se la voglio dare. Il problema è che mi hanno sequestrato il Walkman e vorrei evitare che un gabbiano se lo mangiasse, quindi se per voi non è un problema vorrei mandarli via. Copritemi le spalle voi e mentre lo dico cammino, raccolgo un ramo e vado verso i gabbiani. Mentre ti stai avvicinando, uno dei responsabili si mette davanti a te. Sylvie, non ti preoccupare, qua ci pensiamo noi, Il mio vanto è: gli adulti non mi spaventano e hanno spesso paura di me. Penso di essere quasi alla sua altezza. Greg, levati da davanti o ti faccio venire dei capelli che sembri tua mamma dopo che è uscita dal parrucchiere. Sì, no, tu, no, non andare di là. Vedi che palesemente sta facendo finta, come se qualcuno lo stesse chiamando e si allontana da te. Mi giro verso Coridan. Ma chi è che dovevamo distrarre? A loro i gabbiani, sta facendo tutto lei. Vuoi una rana? No, devi mettere le giuste rane! Ci siete? Siete dietro di me? Sì, andiamo, molla! Metto la rana tiro. dentro al secchiello e Io me lo tiro per un polso. Mentre stai avvicinando, vedi il gabbiano che ha un atteggiamento molto strano nei tuoi confronti. Si mette dritto, aggressivo. Non hai mai visto un gabbiano con un atteggiamento tale. Il suo becco che si chiude velocemente, come se sapesse quello che stai facendo. Come se sapesse che tu stai usando quell'oggetto. L'ha fatto principalmente per spaventarti. Non ditemi che parlano anche questi. Uno dei tre prende una delle sacche, comincia a svolazzare, allontanandosi con tutta la sacca tra le sue zampe palmate. Gli altri se ne vanno via. L'ultimo, ti accorgi mentre ti sta guardando che ha qualcosa tra le piume, alla parte superiore del becco, qualcosa di innestato. Battito d'ali e in pochi attimi si allontana con gli altri e la loro refurtiva. Ragazzi, L'hai recuperato il Walkman? piano, devo dirvi una cosa. Ok. Come si chiama quella serie lì? Quella vecchia con l'astronave e tutti con le tutine ridicole. Star Trek. Star Trek! Star Trek, quella. Vi ricordate quella in cui c'erano gli animali che avevano le cose robotiche? Sì? Credo che siano dei gabbiani robot. No. No, non robot. Come si dice quando...
in tutto questo io sto ancora guardando i gabbiani che stanno volando via. Tipo Cyborg. Cyborg, quel coso lì, Cyborg. Mia mamma non vuole farmi vedere queste cose. Dice che sono troppo violente. Certo, l'abbiamo visto a casa di Winnie. Ehi, E poi, per mia detto mamma questo- sa che sei tu che ci porti alla malastrada. Io sono una ragazzina brava, buona e giudiziosa. Mi devo tappare gli occhi così. Dai Corridon, smettila che hai visto cose peggiori. Ok. Quindi parlavamo degli uccelli. Scusa, non ce l'ho fatta. Niente, ogni volta che giochi di ruolo si finisce per parlare degli uccelli. Sì, può capitare. Recupero il mio Walkman intanto, spero sia dentro quel sacco perché sennò faccio un casino. Lo trovi. Senti anche intorno a te, i responsabili stanno parlando tra di loro. Uno è rimasto leggermente ferito, una leggera escoriazione. Un'altra delle responsabili si fa avanti. Va bene, prendiamo i ragazzi e riportiamoli in città. Per oggi la gita è conclusa. Vuoi una rana? Su, preparatevi e vi aspettiamo nei pick up. Ehi, scusami. Sì, dimmi. Marianne, scusami, volevo dire, mi sono ripresa il Walkman. Sì. Sì, no, è che volevo dirti che ho anche una cosa per te. Che cosa? Le lancio la rana in faccia e salgo sul pick up. La sentite borbottare mentre entra appunto nel pick up. Non puoi fare niente. Siamo minorenni. Siamo Corridon, prima che cambia idea, muoviti. Gli aiuto a salire sul pick up. Voglio la rana! No, tu Deve stai nel essere mezzo libera! perché io non ti sopporto più. Insieme al vostro gruppo vi allontanate. Siete alla fine 7 bambini. E in un pick up ce ne sono 4. E nell'altra ci siete voi. State attraversando la strada che appunto porta da Boulder Beach a Boulder City. Ragazzi, stavo pensando, voglia di una sigaretta. Ma noi conosciamo qualcuno che ne sappia di... Dai, Ornitologia. ornitologia. Ne sappiamo qualcosa? No, c'è quello che si mangia le rane però. Quello aspetta, non mi ricordo più. Come se fosse una lampadina. Ci sarebbe Christopher Boyd. Lui è famoso. L'hanno intervistato tanto tempo fa. Però ha cercato di volare con un costume da piccione o gabbiano? Non mi ricordo. Gabbiano. Pensate che possa essere coinvolto? Cosa sappiamo di questo tizio oltre questa, oserei dire, particolarità? È famoso! Sì, oltre questo andiamo avanti. Potrebbe essere a conoscenza di Cyborg uccello. Beh, secondo me può essere utile che una volta che arriviamo in città, guardo verso Marianne, quando ci liberiamo di questi sfigati, direi che potremmo fare un giro a vedere... Tu sai dove abita questo tizio? Non è che io me lo ricordo, io vivo un teatrino vivido di quest'uomo di quando papà, parlando con mamma che è un medico, è stata quella che l'ha soccorso a questo tizio e parlando gli ha fatto vedere la cartelletta e io passando da là ho sbirciato e guarda caso mi ricordo proprio l'indirizzo di residenza di questo povero Cristo. Silvi, vedi la mia faccia sul finestrino che sto guardando fuori. Io una volta l'ho vista la sua cartelletta, abita nella terza, la casa quella là con l'albero storto. Ma se è Lakeshore Road, allora vive qua intorno? Vive qui vicino al lago Mead? Cori! Cori. Mannaggia! Marianne! Che c'è? Marianne, Cori ha dimenticato le sue medicine al lago. Vedi Mi tappo la bocca, sto parlando Vedi che col pick up si ferma. Prima gira proprio lateralmente, si mette di lato. Mi state dicendo che devo tornare indietro? all'asma, respira Cori dal naso piano piano, poi piano, respira. Lo so. Marianne, facciamo presto, ti prego. Marianne, non sono le medicine quelle solo per l'asma. Ti hanno avvertito, vero, che lui ha il quello per cui farti le punture. Il diabete. Al diabete. Vedi che lei comincia a sterzare facendo proprio inversione a 1 nella strada, lasciando l'altro pick up allontanarsi, non dice niente e la vedete molto rabbiosa con l'altra responsabile accanto che C'ha quelli normali. gli dà tipo una pacchetta. Come vi dicevo, appunto, gli adulti non ascoltano quasi mai. Comincia a tornare indietro. Vedete la zona residenziale poco vicino a quello che è il lago.
La vedete proprio sospirare. E si gira all'altra. Andiamo a prendere le medicine qui perché vive qua un suo zio, giusto? Sì. Ce l'ha appena detto. Sì. E ha sempre le sue medicine con lui perché in questo momento ha una crisi. Lo accompagno io. Se mi sta guardando negli occhi, vede un occhio che guarda a destra, l'altro in basso a sinistra. Appoggio il tallone del piede sulla punta del piede di Corridan. Comincio a premere. Tutti quanti Vedete? Vi ribaltate tutti quanti un attimo nel pick up perché dire il freno a mano. Arrabbiatissimo. Falli andare. Ci pensano i genitori. Andiamo. Arriviamo? Dai, Ci aspettate sì, qui, eh? Vengo con voi perché io so fare le punture che mamma mi ha insegnato a farle. Dai, Corridan, andiamo, lo prendo a braccetto piano piano. Sì, finalmente rivedrò mamma e papà. Cielo. Cori, stai zitto. No, Adesso ma torniamo tesoro. subito, eh? Diventano sempre più grandi e mano a mano hanno il cervello che rimpicciolisce. Sono come un pianeta. Cosa? Come i buchi neri. Sì. Più cresce, più si comprime. Mi giro un attimo verso Cori. Questa era profonda? La TV insegna tante cose. Bella la TV. Quando torniamo a casa giochiamo con Nintendo. È nuovo, me l'ha Dovreste regalato cominciare papà. a leggere voi due. Ma io leggo E- un sacco. La TV vi rovina il cervello. Andiamo. non guardo. Però Star Trek è divertente. Star Trek, vero? Sì, è Star Trek. Star Wars invece è quello con le cose che fanno le spade e cose. Sì. Quando arrivate all'incrocio e svoltate, vedete una casa circondata da un'enorme rete in ferro, alta più o meno un paio di metri, tutta intorno a una casa in legno molto semplice, azzurrina, ma molto sgangherata. C'è un piccolo giardino, ma le piante crescono in una maniera incontrollata e una porta in metallo che sembra l'unica via d'entrata. È straordinario, vero, che questa casa, ridotta com'è, sia meglio della mia. Beh, oddio, non lo so. Fidati, c'è una ragione se non vi ci ho mai portati. Per me è bella. La tua casa anche è Che stai bella. facendo? Corridan, Ho gli Tesoro, occhiali. non c'è. suona il campanello, per favore. Vai a chiedere a tutti le medicine. Quando Cori provi a calare la maniglia, in realtà è chiusa. Vedi anche che è parecchio logora. Anche la casa che è ricoperta da molte piante rampicanti. E sentite rumori. Dal secondo piano, da una finestra aperta, vedete un uomo con un giubbino, sapete quelli di plastica, giallo e blu. Sentite proprio... Oh, non mi scappi! Ok, vabbè. Non lo Si è lasciamo lanciato solo. con un costume da uccello da una scogliera, per cui... Però mi dispiace, cioè, non lo so, sembra una persona così triste. E pericolosa. Come se ci avesse Vabbè. mai fermato. Facciamolo insieme, troviamo il tuo mentore, non lo so, cos'è. Non era mio zio. Sylvie inizia a salire. Mettete piedi e mani dove li metto io. Poi mi fermo. Ma ce la fate? Ci siete? Su! Sì, ce la stiamo facendo. Io mi abbasso per fare lo slancio a Corridan e vado a dare una ginocchiata su un ferro sporgente. Quindi tutto ok? Sì. Vieni qua. L'aiuto proprio a scendere una volta che arriva dall'altra parte. Con i pantaloni. Non ci voglio più stare col costume. Fammi vedere. Vabbè, è un taglio, dai, su. Entriamo, adesso questo qua avrà il disinfettante e i cerotti. Certo. Sputaci sopra. Sopra cosa? Guardo Disinfetta. Cori. Lo fanno anche i cani. Ti ricordi che cosa ci ha detto la mamma di Winnie? Che lo sputo non disinfetta, di non leccarsi le ferite. Allora queste, vedi una serie di tagli, ovviamente incidenti che è caduto. Ah, qua c'è ancora un po' di terra. Come fa a rimanere vivo questo? La domanda è come facciamo a essere ancora vivi noi due. Andate davanti alla porta d'entrata, vedete tutto intorno a voi il giardino completamente ridotto malissimo, tantissimi posatoi per uccelli sparsi un po' ovunque, e quando mettete il primo piede su quello che è il piccolo soppalchino prima dell'entrata, Sylvie, noti che a terra c'è diverso guano d'uccello, e quando guardi la maniglia vedi che non è sporca di guano, ma è parecchio impolverata. Oh, era un recluso? Oh no. Facciamo beh. gli educati. Anzi, Winnie, voi fate gli educati.
Ok, noi lo distraiamo e tu ti intrufoli. Esatto. Intanto bene. sentite dall'interno: perdente, perdente, perdente. Noi lo distraiamo, anche se mi sembra già distratto, e tu ti intrufoli. No, aspetta. No. Quello era il modo in cui parlavano i gabbiani. Quindi stanno i gabbiani. Quindi è un problema. Andiamo ad aiutarlo. Sì, Va bene, bussa. Io intanto vedo se si può entrare da un'altra parte. ok, sì, io intanto mi guardo intorno, vorrei sapere se c'è un posatoio tipo da strappare per utilizzarlo come bastone nel caso in cui. Coridan, non ti impallare? State avanzando, siete lì davanti alla porta. Tu, Sylvie, giri. Le finestre laterali sono chiuse con proprio delle sbarre in legno. Però, continuando il percorso, come tutte le buone case americane, riesci a vedere l'entrata sul retro. Torniamo nella parte avanti, invece. Decido di contare 10 secondi e busso. Dopo qualche secondo, senti dietro la porta: chi è? Chi è entrato? Chi c'è nella mia proprietà? Salve, signor... signor Christopher? Che cosa ci fa una bambina qui? C'è anche un bambino. Cosa ci fate qui? Chi vi ha fatto entrare? Ci siamo persi. Non No, sapevamo... volevamo vedere lui. Ci siamo persi! Ci siamo persi! Ci sono degli uccelli con voi? No, Dio, spero di no. No, Vi hanno convinto gli uccelli, per caso? no, noi abbiamo paura, siamo stati attaccati dagli uccelli, per questo ci siamo persi, siamo scappati. Con una mano sto reggendo Coridan che piano piano lo avvicino. Mi impasto la faccia, sono un po' in panico, il ginocchio che sta sanguinando. I gabbiani non dovrebbero essere così aggressivi. Siamo scappati. Tum, tutte le chiusure della porta, che sembrano parecchie, si aprono e di fronte a voi si presenta quest'uomo con questa giacchetta in acetato, anche i pantaloni in acetato con i colori sfalsati che appunto vanno dall'azzurro e il giallo, molto fluo, barba molto lunga, corpo molto largo, il viso molto sporco, la barba piena di briciole. E poi dall'altra parte Sylvie comincia a sgattaiolare. Entri all'interno dalla porta sul retro, un lungo corridoio con sulla sinistra quella che sembra cucinotto piccolino, poi sulla destra hai una scalinata che porta a un piano superiore e proprio accanto un arco per un'altra stanza. Noti subito un odore molto forte, un odore di escrementi di uccello. Vedi piume sparse per tutta la casa, appiccicate anche con il guano, i quadri molto storti e noti anche alcuni colpi sul muro. Oh no. L'uomo... Oh, i quadri storti perché si posavano gli uccelli sopra. Sì. Che tenerezza. Scusate. La figura dell'uomo con la porta aperta e i tuoi due compagni. Lui ha una mazza da baseball in mano, Oh no. ma è appoggiata a terra e ti è sembrato per un momento un... per la casa. Ok, provo a salire al piano di sopra. Ah, guarda qua. Entrate. Vi spinge velocemente all'interno, poi si guarda intorno e chiude la porta. Lascia la mazza a terra, prende Coridan per le spalle. Cosa ti hanno fatto? Ti hanno fatto del male? Io lo sapevo, io l'avevo detto. Loro non mi credevano. Gli uccelli avrebbero fatto del male alle persone. Quando sarebbero diventati tanti, avrebbero fatto del male. E ora cosa stanno facendo? Fanno del male ai bambini. E loro non mi credevano. Il suo enorme naso nerboruto è proprio di fronte a voi. Tu, Coridan, non riesci quasi a non guardarlo in viso con questo enorme naso. Io lo sapevo. Dove ti hanno colpito? No, lei si è fatta male, lei sa. Sangue. E proprio ti sposta. Dove ti sei fatta male? Dove ti sei fatta male? Sì, no, ginocchio, signore, non sono stati gli uccelli, è stato al lago, ci hanno staccato al lago, hanno colpito uno dei signori più grandi, quelli... E che cos'era? Un gabbiano, e guardo Coridan. Sì, è un gabbiano. L'avevo detto io. Loro non mi volevano credere. All'istituto non mi volevano credere. Il Dart non voleva credermi. Ma io lo sapevo. Io gliel'avevo detto. Non aveva nulla di buono quel tipo quando ha cominciato questi esperimenti. Non aveva nulla di buono. Esperimenti? Siete della polizia? Perché se siete della polizia dovete dirmelo, eh? Ma abbiamo 13 anni. È vero,
È vero, avete 13 anni. Venite che intanto ti medico. Ti trasporta in quella che è un piccolo salotto dove ci sono dei divani molto consumati, tantissimi posatoi in giro e c'è anche un'enorme cacatua. Perdente, non mi prenderei mai. Gli punta la mazza da baseball. Io ti prendo, io ti giuro, dopo che ho curato loro, toccherà a te. Non ti preoccupare, signore, anche i miei amici della scuola mi chiamano sempre perdente. Sei un perdente, Corydon, ne abbiamo già parlato. Ah, Sei strano, ci piaci, sei carino, però non sei un perdente, dai. E chi lo dice lo è. Tu, Silvi, sgattaioli al piano di sopra e sulla tua destra vedi una piccola stanza, quello del bagno. Sulla tua sinistra invece vedi una camera da letto e senti un piccione che svolazza all'interno di quella camera da letto. Rimango in silenzio, lo guardo muoversi, aspetto proprio che mi passi volando sopra, salto alto, afferro il piccione e me lo porto giù e gli guardo la testa. Non fa nessun rumore, così spaventato quando lo prendi. Ha un piccolo microchip sulla testa. Lo tengo stretto, faccio, no, adesso tu vieni con me. Scendo le scale, entro all'interno della stanza, ti abbiamo beccato, eh? Lui rimane così, io prendi la mazza. Che cosa sei? Ah, sei tu a mettere queste robe nella testa di questi uccelli. Tipo, vedi che butta la mazza a terra. L'hai visto? Quindi non sono pazzo. L'hai visto anche tu. Si avvicina proprio a te. No, oh no, mi allontano di corsa. No, prendetelo, è lui che sta mettendo questa roba nella testa degli uccelli. No, non ho messo niente, non ho messo niente io. No, è della nostra parte. Nel frattempo io sono ancora aggrappato, c'ho un cerottino tipo sul ginocchio. Io voglio che sul cerottino ci siano tipo gli aeroplanini disegnati sopra. Perché mi sembra proprio da uomini. C'è una nostra parte. Non ha fatto come mamma che mi dice ogni volta non è vero che le tue cose, che quelle cose che dici, non l'ha fatto. Ha detto che lo sa, che li esperimenti. Di lui, gli esperimenti che mettono delle cose in testa a questi gabbiani. Quel piccione che hai in mano, quello lì, ha qualcosa in testa. Sì, Lo sapevo. è un piccione, come si dice? Con le cose meccaniche. Cyborg, è un piccione cyborg. Ma che cyborg? Prende una gabbietta, mettilo qui. Beh, lo libero all'interno. Sì, è metti la un piccione Decepticon. No, non è un piccione Decepticon. Ti piacciono i Transformers? Piacciono anche a me. Mette la gabbietta sul tavolino accanto al pronto soccorso, ignorando totalmente l'igiene. Si abbassa con il suo dito tozzo, vi mostra il piccione. Vedete? Io lo sapevo, io l'ho detto, loro si stanno organizzando e avevano qualcosa di diverso. Brava. Io avevo visto che avevano qualcosa, ma non sono riuscito a prenderli. Complimenti. Hanno qualcosa dentro, l'ho visto su un gabbiano. E ha ragione però. No, ragazzi, ha ragione perché si stanno organizzando. Avete visto anche quando sono venuti a rubare? Che sembrava che fossero d'accordo su quello che dovevano fare. Non si fa male agli animali. Sì, ma se questi sono robot e non sono animali? A me sembra un animale, perde le piume. Ho un pensiero. Io per un periodo ho lavorato con un uomo. Si chiamava Donald Dixon. Donald Dixon. Era un esperto di neurologia aviaria. E quella cosa sembra proprio impiantata sul loro cervello. Neurologia aviaria è quella scienza che studia il comportamento della testa degli uccelli. Ah, ok. Io sono un esperto di uccelli. Sì, ho Sicuramente capito. mi avrete visto in tantissimi episodi dell'NBC. Sono stato molto famoso, mi hanno chiamato, sai, cioè... Sì, è vero. Vedi? Poi ti faccio l'autografo, non ti preoccupare. Un po' di sporco si muove dalla sua enorme testa mentre cerca di asciugarsi. Sì, c'era quest'uomo. Era un bravo ragazzo. Io glielo dissi ai tempi che gli uccelli un giorno si sarebbero messi d'accordo e avrebbero fatto del male alle persone perché stanno diventando più numerosi di noi. Non mi credono? Io ho visto un gruppo di uccelli organizzati che rubavano cose. Ed è quello che è successo a noi. Sì, È esattamente. la stessa identica cosa. Uccelli del governo. Sì, uccelli del governo. E vedete che comincia tipo a gironzolare
per la casa buttando cose a terra. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Eccolo qui. Si rigira con un enorme portafogli tutto logoro e rovinato, lo poggia sul tavolo, vede che esce fuori un sacco di carte, cartuzze, è vuoto di banconote, ma sembra molto pieno. Eccolo qui, un biglietto da visita molto rovinato. Donald Dixon, c'è scritto proprio l'indirizzo. Beh, quindi adesso ci accompagna lì? Diciamo a Maricosa. Lo zio di Cory ci riaccompagnerà a casa. Tu sei quella comunque che ogni volta che fa qualcosa poi va a dirlo subito ai prof per giustificarsi. Ce l'ho detto, perché non mi prende per stupida. Non sei stupido. Io Grazie. mette il biglietto da visita sul tavolino. A capo del gruppo di uccelli c'era una storia. Quale? Di quegli uccelli brutti. Siete bambini, giustamente. È una sorta di aquila molto simile. Non fa paura a nessuno, ovviamente, se ne conosci le capacità. Ha un'espressione molto... un po' spaventata. Sto facendo vagare lo sguardo prima da un occhio all'altro, quasi come se fosse una partita a ping pong. Inizio a notare tipo delle micro espressioni. Faccio anche cenno a Corridan. Ti accorgi, Corridan, che è spaventato. Ha sicuramente paura della storia. Ma lei è una grande persona. Lei sa tante di queste cose. Ci potrebbe aiutare, potrebbe risolvere questa situazione, potrebbe anche ritornare di nuovo in TV se ci aiuti. E soprattutto, dove si trova questa persona? Ci aiuterai a trovare questa persona, vero? Capisci che è una delle sue paure più forti. Sta svicolando continuamente il discorso. È assurdo che un ornitologo abbia paura degli uccelli, ma probabilmente ha paura di quell'uccello, di quella razza ben precisa. Comunque io ho visto gli uccelli andare verso nord, vicino a Big Boulder Island. Gli uccelli si stanno radunando da quelle parti. Se volete andare a dare uno sguardo lì, ma non ve lo consiglio, c'è una storia. Fate fare agli adulti questa cosa. Tu sei un adulto. È vero. Sono un adulto. E voi cosa ci fate nella mia proprietà? Fuori dalla mia proprietà. E comincio proprio a spingervi. Non l'abbiamo Fuori. aiutata. Fuori. Io ho recuperato il bigliettino con l'indirizzo, Dopo pochi attimi, la porta che vi viene sbattuta alle spalle e voi tre piccini che siete fuori dalla porta della casa. Avevamo aiutato. Siete quasi increduli di quello che sia successo, ma gli adulti sono particolari. Come se la telecamera si allontanasse da voi, si alzasse in cielo. Segue improvvisamente i movimenti di questo rapace che vola in alto, si muove sopra il deserto e poi attraversa uno specchio d'acqua sempre più grande. Si appoggia su una roccia dove tantissimi uccelli, tutti diversi tra loro, sono lì, fieri, fermi e si sentono quasi come parlare, delle conversazioni tra di loro. Pian piano la telecamera si allontana dalla parete dell'isola e una donna abbassa un cannocchiale, un piccolo bassotto cicciotto si avvicina a lei, aspettando chissà che cosa, ma questo lo scopriremo probabilmente nella prossima avventura.